Eccoci arrivati all'afternoon tea, che è la struttura. Parleremo in estetica del siero e per quello che riguarda la muscolatura invece del Pilates. Scoprirete presto perché ho deciso di dare questo nome al capitolo di oggi. Il siero è lo step fondamentale di una buona beauty routine in quanto è quello che fa l'azione. È formulato con altissime percentuali di principi attivi, con strutture molecolari piccole e sottili, per permettere al prodotto di essere veicolato negli strati più profondi, per contrastare gli inestetismi, che come abbiamo visto sul primo video della pelle risiedono tutti nel derma. Quindi la vostra domanda sarà: ma il siero arriva fino al derma? Un buon siero, per essere considerato tale, deve essere formulato secondo questi criteri, avvalendosi anche di tecnologie estetiche di ultima generazione, con attivi a basso peso molecolare, in grado di oltrepassare tutti e 5 gli strati dell'epidermide e di penetrare quindi in profondità. La texture dei vari tipi di sieri è diversa a seconda delle esigenze dei vari tipi di pelle. In generale possono essere liquidi, acquosi, in gel leggermente più consistenti oppure ricchi in olio. Pilates. Mi sento di collegare l'efficacia del siero all'importanza del Pilates. Come il siero penetra in profondità nella pelle, anche il Pilates lavora in profondità nel nostro corpo, andando a stimolare i muscoli più profondi, correggendo la postura, armonizzando il corpo e rendendolo più forte e sano. Il metodo Pilates nasce da un tedesco, Joseph Hubertus Pilates, nato nel 1880 a Düsseldorf, e fin da piccolo soffriva di rachitismo e asma. Questi disturbi lo spinsero ad interessarsi alla medicina e ad alcune tecniche di rilassamento e concentrazione orientali, ma anche a numerosi sport che contribuirono a scolpire il suo corpo e a renderlo armonico e definito, permettendogli anche di posare da modello per raffigurazioni di tavole anatomiche. Durante la prima guerra mondiale, Joseph Pilates cominciò ad organizzare un allenamento per i suoi compagni di prigionia, affinando i suoi studi nella salute del corpo e di bodybuilding. Poco dopo viene trasferito sull'isola di Man, dove qui viene in contatto con soldati menomati e impossibilitati al movimento, per cui proprio qui messe appunto i primi macchinari per poter aiutare queste persone in fase riabilitativa. Negli anni 20 Joseph Pilates tornò in Germania, dove conobbe il grande coreografo Robert Laban, e pochi anni più tardi si trasferì in America, dove aprì il suo primo studio accanto alla New York City Ballet, dove suscitò l'interesse di numerosi attori, ballerini, cantanti e artisti dello spettacolo. Inizialmente gli esercizi venivano eseguiti esclusivamente a corpo libero, chiamato mat work, e descrisse la sua tecnica in un libro chiamato Contrology. Successivamente perfezionò il metodo con l'ideazione di un macchinario ormai famoso nel Pilates, ovvero l'Universal Reformer. Pilates poi morì nel 1967, ma il suo metodo, ormai già divulgato negli anni, continuò a svilupparsi fino ai giorni nostri. A differenza dello yoga, nel Pilates si inspira dal naso e si espira dalla bocca, mentre nello yoga l'inspirazione parte dal naso e l'espirazione esce sempre dal naso. Il Pilates lavora molto sul core, chiamato anche powerhouse, per irrobustire tutti i muscoli dell'addome, della schiena lombare, quindi della schiena bassa, i glutei, gli adduttori, proprio per migliorare la postura, che è l'aspetto fondamentale su cui si focalizza questa disciplina. Il Pilates lavora molto sulla concentrazione, sulla forza e la resistenza, il controllo e l'equilibrio ed una maggiore flessibilità. Anche qui, se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, nei prossimi video troverete anche una pratica di un primo approccio al Pilates, quindi se siete interessati seguitemi e lo scoprirete.